Capitolo quinto. Capitolo 22. Il nome in terra straniera. Ezechiele e la gloria. Il profeta Ezechiele, uno dei deportati sulle sponde dell'Eufrate, è dunque colui che provò nella sua stessa condizione d'esule la passione del nome, in terra straniera, e nondimeno egli è la voce della speranza contro ogni speranza, l'arcangelo che annunzierà la risurrezione di un intero popolo nella fede della parola. Osserviamo il deportato nella contrada babilonese, dove signoreggiava la torre altare della città di Nabucodonosor, luccicante di maioliche e sovrastata dalla cupola dorata, e misuriamo un istante il contrasto fra la visibile grandezza dei nomi delle divinità babilonesi e la fede di quest'uomo insignificante e, dicono, psichicamente dissociato, che vive in una capanna di Canniglia, sulle rive di uno dei grandi canali di irrigazione del delta eufrateno. Una straordinaria esperienza della fede è stata goduta e pagata da una persona che, parecchi fra gli studiosi odierni, sottopongono all'indagine psicanalitica per gli strani gesti simbolici che egli compie. È un prezzo che il messaggero di Yahweh deve pagare, tutte le volte che la potenza divina l'investe. I mistici ne sono la prova. Ecco come Ezechiele riassume la sua meditazione sulla condizione del nome in terra straniera. Mi fu rivolta questa parola di Yahweh, figlio dell'uomo, quando Israele abitava il suo paese, lo rese impuro con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le genti e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Ezechiele 36,16-18. Ed è quanto già sapevamo, ma quello che segue focalizza il nostro punto di vista. Giunsero fra le nazioni dove erano stati trascinati, e disonorarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo di Yahweh, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ezechiele 16,20. Se si eccettua Ezechiele, bisogna dire che solitamente la letteratura profetica dell'esilio non rimprovera ai deportati un indurimento che il dolore e la meditazione non abbiano ammorbidito. Chi legge la sua profezia ha l'impressione che egli debba combattere di continuo contro una genia di ribelli, ma è da intendere bene. Infatti, non viene imputata alla condotta degli esuli una connivenza con i culti idolatrici che avevano provocato la punizione, sebbene non cessi l'invettiva contro le ingiustizie commesse nell'ambito della comunità ai danni del fratello. Dal testo sopra citato, risulta che l'accento del disonore del nome è posto sulla motivazione medesima del castigo, per cui Israele si trova in terra d'esilio. Si tratterebbe quindi di un popolo in stato di punizione, e quindi di evidente colpa. Nella citazione non è dunque in questione un rimprovero, ma una constatazione, e cioè, che Giuda si trovi in esilio è di per sé stesso un fatto che pone il nome di Yahweh in una condizione di mancata glorificazione, se non altro per il motivo che agli occhi dei pagani, Yahweh passava per il nome d'un Dio non solo sconfitto dai nemici, ma anche non servito dalla propria gente. Pur non possedendo la parola infiammata di Geremia, Ezechiele pone particolare attenzione a questo aspetto della passione del nome. Le iniquità di Israele hanno compromesso la sua santità, ne hanno disperso la memoria fra le genti, cosa sommamente disonorevole in un'età in cui un Dio era tale, nella sua propria sede. Ora invece Yahweh è un nome in fila, fra i ranghi delle altre divinità, insomma un nome in terra straniera. Nel contesto, infatti, la santificazione del nome è posta in relazione con il ritorno degli esuli nella terra della promessa. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che gli israeliti avevano disonorato fra le genti presso le quali sono andati. Ora annunzia alla casa di Israele. Così dice Yahweh, il Dio di Israele: io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Io santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti conosceranno che io sono Yahweh, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi, prendendovi di tra le genti, adunandovi da tutte le ragioni e riconducendovi nel vostro paese. Ezechiele 36,21-24. Il concetto di disonore del nome, riferito alla situazione degli esuli, oltre a quanto abbiamo già indicato, include un altro aspetto che, riteniamo, è molto importante. Un popolo deportato era giudicato come un popolo fuori dalla terra assegnatagli dal proprio Dio,
quando non era un popolo senza più Dio. Ciò comportava un atto di cancellazione del nome dalla sua terra, e infatti, Yahweh è ora privo di una terra, e quindi di un tempio, di un tabernacolo. Nella teologia di Ezechiele, Yahweh è certamente il Dio sovrano della storia, e quindi l'arbitro delle vicende umane, dovunque l'uomo faccia progetti o stabilisca un regno. Ma questa idea della universale regalità non è da confondere in alcun modo con quella della sua dimora, poiché questa è soltanto il Sion. Non a caso, nella profezia di Ezechiele, la particolareggiata, e persino piatta descrizione, del nuovo tempio sul Sion poggia tutta sulla sacralità del luogo, garantita da prescrizioni minutissime, confronta capitoli 40 e seguenti. Senza dubbio, Yahweh non è fuori casa nel mondo, sua creazione, e tanto meno in Babilonia. Ezechiele ne vede la gloria in terra straniera. Ma ora è stato gettato fuori dal suo luogo, sul quale tanto insiste il Deuteronomio. Quindi, la santità di Yahweh è contaminata non solo per quanto già detto sugli abomini, compiuti nel recinto sacro prima della sua distruzione, ma per lo stato di sradicamento dalla sua terra. È questo un concetto decisivo per la teologia della storia della salvezza. Ci sembra fuori luogo il ricorso frequente alla trascendenza di Yahweh per ribadire l'inviolabilità della sua gloria fra le nazioni, come pure l'argomento di opporre a uno stato di fatto la diretta volontà di Yahweh nella vicenda dell'esilio, inteso come punizione divina. Certamente, sono proprio i profeti ad asserire tutto questo, ma bisogna anche ammettere che questi erano argomenti validi per un discorso fatto ai credenti, e ai credenti capaci d'eroismo nel credere, mentre per i pagani un tal punto di vista appariva soltanto una dissertazione irrisoria. Non bisogna mai trascurare lo stato di presenza effettiva del nome agli occhi delle nazioni, davanti alle quali lo zelo dei profeti manteneva una costante diligenza per salvaguardarlo dall'obbrobrio e dallo scherno. A confermarci in questa interpretazione basterebbero i salmi, i quali ci offrono un'acuta testimonianza di questa sollecitudine. Inoltre, della suddetta santificazione del nome, attraverso il ritorno di sparuti gruppi di credenti, non s'accorgerà nessuno fra gli storiografi che intestavano le pagine della cronaca alle potenze dell'epoca. Essere in pochi a credere nell'unico Dio poteva anche essere un gaudio, un'intima soddisfazione, vedere invece la gloria del nome racchiusa in poche spanne di considerazione, ottenuta magari per un editto da parte d'un principe pagano, nel cuore dei profeti doveva raggiungere il tormento d'una mentale crocifissione. Non ne possiamo dubitare. Purtroppo, Ezechiele non è Geremia, e non lascia intravedere tale tormento. Anche nella sua più calda predicazione rimane impassibile, quasi compisse un rito sacerdotale. Nella satira e nell'allegorizzazione, in cui eccelle, scolpisce situazioni con sicurezza di tratto ma senza compiacimenti. Persino le strane azioni simboliche, le sue profezie in atto, sono compiute nell'ambito d'una accurata liturgia, che non bada ai sentimenti personali. Nella sua profezia la visione della sovranità di Yahweh domina su tutto. Per quanto tumultuose siano le teofanie che egli descrive, il senso di dipendenza religiosa che lo pervade, trasforma la sua fisionomia in una di quelle figure rappresentate negli empirei trecenteschi, dove lo splendore della gloria goduta e l'intimo sussulto dell'anima sono totalmente riassorbiti dal volto maestoso dell'Eterno, in cui esse guardano e contemplano. La partecipazione di questo profeta alla passione del nome è di tale intensità, da vetrificare la reazione psicologica. La sua emozione è negli occhi che vedono. Forse anche per tal motivo a questo profeta è stata sempre riservata una difficile fama tra i lettori della Bibbia, mentre è stato preferito dalla liturgia e dai pittori. Daniele e l'umiltà della gloria. Dotato d'uno spirito diverso da quello di Ezechiele, il libro di Daniele medita sulla profanazione del nome in terra straniera, con una intensità pacata, espressa con accenti di dimessa ma profonda commozione. Nel suo libro v'è una preghiera che riassume il dramma dell'esilio, nella sua pura espressione spirituale, nel senso che non vi si trova traccia di una sofferenza causata da ferite recenti, come nelle Lamentazioni ad esempio. Tutto il suo dolore è stato purificato dalla riflessione sull'amore di Dio offeso, sconfessato dinanzi alle nazioni pagane. All'umile riconoscimento dei peccati commessi, segue la preoccupazione per il nome strapazzato dalle genti, le quali non possono comprendere la teologia dell'esilio che i profeti predicano, cioè la rivelazione d'un amore e d'una fedeltà che l'esilio anzi conferma e accresce. Come spiegare ai pagani, le cui divinità o sono forti o non esistono,
che il Dio di Israele mentre punisce risana, e se castiga lo fa per un amore che vuole indurre alla conversione, concetto di cui nessuna mitologia aveva la minima idea. I profeti del tempo dell'esilio son ben consapevoli di questa provvidenza a rovescio, che gli israeliti medesimi comprendono a fatica, e contro i quali aveva dovuto combattere lo stesso Ezechiele. Era un'idea inusuale ancora nell'ambito della comunità dei primi discepoli del Cristo, figuriamoci cosa ne potessero pensare le nazioni idolatre del VI secolo a.C. Possiamo quindi comprendere da qual genere d'angoscia fosse stretto il cuore di questi testimoni di un disegno assurdo, davanti al quale essi chinavano la fronte, senza metterne in discussione la bontà. Yahweh è da adorare. In questa confessione sta il riconoscimento della sua santità. Tale sia oggi il sacrificio nostro davanti a te, e ti sia gradito, poiché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo la tua benevolenza, secondo la grandezza della tua misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome. Noi sappiamo che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra. Daniele 3,40-43. 45. Dicevamo che non esiste dolore nell'Israele biblico che non sia accompagnato dalla speranza. In Baruch è scritto: Nella terra del loro esilio ritorneranno in sé e riconosceranno che io sono Yahweh, loro Dio. Darò loro un cuore e orecchi che ascoltano. Nella terra del loro esilio mi loderanno e si ricorderanno del mio nome. Io li ricondurrò nella terra promessa ai loro padri con giuramento. Baruch 2,30-34. Torneranno, ma la passione del nome disonorato continuerà sino a Gesù, il quale al nome restituirà quella gloria che i profeti avevano iniziato a sostenere nella fede. Egli la adempirà nella sua pienezza, compromettendola definitivamente anche agli occhi dell'Israele credente. È per questo che dopo l'evento del Calvario le voci dei profeti hanno taciuto in Israele. Il Calvario ha sradicato qualcosa che sarebbe dovuto sopravvivere se non fosse stato riassorbito in un adempimento totale e assoluto. Non si finirà mai di meditare su questo lampante mistero, e cioè, perché mai in Israele il Dio degli oracoli abbia taciuto dopo Gesù, chiunque egli sia. Chiedersi perché l'Antico Testamento sia stato sigillato per sempre in coincidenza dell'avvento del Cristo, è un fatto degno di una umile e incessante riflessione. Se ne deve concludere che il Calvario, atto definitivo della passione del nome, nel Figlio dell'uomo, che Daniele aveva scorto presso l'Eterno 7,13-14, recasse in sé, diremmo, il mezzodì di quella gloria capovolta che gli uomini, eccettuati i profeti, non hanno mai apprezzato. Il susseguente silenzio dei profeti ne è la prova.